Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Molto tempo fa, quasi 2000 anni, c'era un uomo ricco che aveva una moglie dolce e buona, e si amavano molto. Tuttavia, non avevano figli, nonostante lo desiderassero ardentemente. La donna pregava giorno e notte per avere un bambino, ma non ne arrivava nessuno. Davanti alla loro casa c'era un giardino con un albero di ginepro. Un giorno d'inverno, la donna si trovò sotto l'albero mentre sbucciava una mela. Mentre sbucciava, si tagliò accidentalmente un dito e il suo sangue cadde sulla neve. Oh, sospirò pesantemente, guardando il sangue sulla neve, sentendosi molto triste. Se solo avessi un figlio rosso come il sangue e bianco come la neve. Mentre pronunciava queste parole, sentì un senso di felicità, come se il suo desiderio si stesse per avverare. Tornò dentro, passò un mese e la neve si sciolse. 2 mesi passarono, e presto tutto divenne verde. Dopo 3 mesi i fiori sbocciarono dal terreno, e in 4 mesi gli alberi si riempirono di rami verdi. Gli uccelli cantavano così splendidamente che i boschi sembravano vivi di musica, e i petali cadevano dagli alberi. Con il passare del 5° mese, si trovò sotto il dolce albero di ginepro, sentendosi gioiosa ed emozionata. Quando finì il 6° mese, i frutti sull'albero erano grandi e belli. Durante il 7° mese, raccolse con entusiasmo le bacche di ginepro e le mangiò, ma poi si sentì male e triste. All'8° mese chiamò suo marito e pianse, dicendo: «Se muoio, ti prego, seppelliscimi sotto l'albero di ginepro». Dopodiché si sentì consolata e felice fino al mese successivo, quando partorì un bambino bianco come la neve e rosso come il sangue. Quando vide il suo bambino, la sua gioia fu così grande che morì. Suo marito la seppellì sotto l'albero di ginepro e pianse molto. Dopo un po' si sentì un po' meglio, e anche se continuava a piangere, riusciva a gestire la situazione. Alla fine si risposò. Con la sua seconda moglie ebbe una figlia, ma il bambino della sua prima moglie era un ragazzino, rosso come il sangue e bianco come la neve. La seconda moglie amava molto sua figlia, ma quando guardava il piccolo ragazzo, le si spezzava il cuore. Pensava che sarebbe sempre stato d'intralcio e voleva assicurarsi che sua figlia ricevesse tutta la ricchezza. Il maligno riempì la sua mente di questi pensieri, fino a farla arrabbiare molto con il piccolo. Lo picchiava di qua e di là, facendo sì che il povero bambino fosse sempre spaventato. Dopo la scuola non trovava pace da nessuna parte. Un giorno, la donna salì al piano di sopra nella sua stanza, e la sua piccola figlia la seguì, dicendo: «Mamma, posso avere una mela?» «Sì, mia cara», rispose la madre, porgendole una bella mela da un baule, che aveva un pesante coperchio e una serratura di ferro affilata. «Mamma», chiese la piccola, «può averne una anche mio fratello?» Questo la fece arrabbiare, ma disse «sì» quando esce da scuola. Quando lo vide arrivare, era come se il diavolo avesse preso il sopravvento su di lei, e afferrò la mela da sua figlia, dicendo: «Non puoi averne una finché non ne ha una tuo fratello». Rimise la mela nel baule e chiuse a chiave. Quando il piccolo entrò, il diavolo la fece parlare gentilmente, dicendo: «Figlio mio, ti piacerebbe avere una mela?» Anche se lo guardava in modo malvagio, lui rispose: «Mamma, sembri spaventosa». «Sì, per favore dammi una mela». Le sembrò di dovergli dire: «Vieni con me», mentre apriva il baule. «Prenditi una mela». Mentre si chinava dentro, il diavolo la spinse a sbattere il coperchio, e la sua testa cadde, finendo tra le mele rosse.
fu invasa dalla paura e pensò: se solo potessi farli credere che non l'ho fatto io. Così andò nella sua stanza, prese un fazzoletto bianco dal suo cassetto, rimise la sua testa al suo posto, la coprì con il fazzoletto e la mise su una sedia davanti alla porta, mettendo una mela nella sua mano. Più tardi Marlinken, sua figlia, entrò in cucina. Sua madre stava vicino al fuoco mescolando una pentola di acqua calda. Mamma, disse Marlinken, fratello è seduto alla porta e sembra molto pallido con una mela in mano. Gli ho chiesto la mela, ma non ha risposto e mi sono spaventata. Torna da lui, disse la madre, e se non risponde, dagli uno schiaffo. Così Marlinken tornò e disse: fratello, dammi la mela. Lui rimase in silenzio, così lei gli diede uno schiaffo e la sua testa cadde. Marlinken si spaventò, corse da sua madre piangendo. Oh no, mamma! Ho fatto cadere la testa di mio fratello. Pianse e pianse, incapace di essere consolata. Marlinken, disse sua madre, cosa hai fatto? Ma stai zitta e non far sapere a nessuno. Non possiamo cambiarlo ora. Lo trasformeremo in sanguinacci. Poi la madre tritò il piccolo in pezzi, mise i pezzi nella pentola e fece sanguinacci. Marlinken stava lì, piangendo, e tutte le sue lacrime caddero nella pentola, così non ci fu bisogno di sale. Quando il padre tornò a casa e si sedette a tavola, chiese: ma dove è mio figlio? La madre servì un grande piatto di sanguinacci e Marlinken continuava a piangere. Di nuovo il padre chiese: ma dove è mio figlio? Oh, disse la madre, è andato a trovare il grande zio di sua madre. Starà via un po'. Cosa sta facendo lì? Non mi ha nemmeno detto addio. Oh, voleva andare e ha chiesto se poteva restare 6 settimane. Lì lo stanno curando bene. Oh, disse l'uomo, mi sento triste. Spero che vada tutto bene. Doveva dirmi addio. Poi cominciò a mangiare dicendo: Marlinken, perché piangi? Tuo fratello tornerà sicuramente. Aggiunse: oh moglie, questo cibo è delizioso. Dammi ancora un po'. Più mangiava, più ne voleva, e disse: dammi di più. Tu non ne avrai. Sembra che sia tutto mio. Mangiò e mangiò, gettando le ossa sotto il tavolo finché non rimase nulla. Nel frattempo, Marlinken andò nel suo cassetto, prese il suo fazzoletto di seta migliore, raccolse tutte le ossa da sotto il tavolo e le portò fuori, piangendo lacrime di sangue. Allora l'albero di ginepro cominciò a muoversi. I suoi rami si separavano e si ricomponevano, come se qualcuno si stesse rallegrando. Una nebbia si sollevò dall'albero e al centro brillava come il fuoco. Un bellissimo uccello volò fuori dal fuoco, cantando meravigliosamente. Volò in alto nel cielo, e quando sparì, l'albero tornò come prima, e il fazzoletto con le ossa non c'era più. Ma Marlinken si sentì felice come se suo fratello fosse ancora vivo. Tornò in casa, si sedette a tavola e mangiò. L'uccello volò via e si posò sulla casa di un orafo, cantando: Mamma! Mi ha ucciso, papà, mi ha mangiato, mia sorella, piccola Marlinken. Raccolse tutte le mie ossa, le legò in un fazzoletto di seta, le pose sotto l'albero di ginepro, kiwit, kiwit. Che bell'uccello sono io. L'orafo stava lavorando a una catena d'oro quando sentì il meraviglioso canto dell'uccello sul suo tetto. Si alzò, ma mentre usciva perse una ciabatta. Eppure scese per la strada con una scarpa e una calza. Indossava il grembiule, teneva la catena d'oro in una mano e delle tenaglie nell'altra, mentre il sole splendeva luminoso. Si fermò e disse all'uccello: Uccello, canti così bene. Canta di nuovo quella canzone.
No, rispose l'uccello, non la canterò 2 volte gratis. Dammi la catena d'oro, e poi canterò per te. Ecco, disse l'orafo, prendi la catena d'oro. Ora cantami di nuovo quella canzone. L'uccello prese la catena con la zampa destra. Si posò di fronte all'orafo e cantò. Mamma mi ha ucciso. Papà mi ha mangiato mia sorella, piccola Marlinken, raccolse tutte le mie ossa. Le legò in un fazzoletto di seta, le pose sotto l'albero di ginepro, kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io. Poi l'uccello volò da un calzolaio, si posò sul suo tetto e cantò la stessa canzone. Il calzolaio sentì l'uccello e corse fuori in maniche di camicia, guardando in su verso il tetto mentre si proteggeva gli occhi dal sole. Uccello, disse, canti così bene. Chiamò sua moglie, esci e guarda questo uccello. Canta così bene. Chiamò i suoi bambini e apprendisti. E tutti scesero per la strada per vedere l'uccello, meravigliati dalle sue splendide piume rosse e verdi, dal collo dorato e dagli occhi brillanti. Uccello, disse il calzolaio, ora cantami di nuovo quella canzone. No, disse l'uccello, non canterò 2 volte gratis. Devi darmi qualcosa. Moglie, disse il calzolaio, vai in soffitta e porta giù quelle scarpe rosse dallo scaffale più alto. Lei andò e prese le scarpe. Ecco, uccello, disse l'uomo, ora cantami di nuovo quella canzone. L'uccello prese le scarpe con la zampa sinistra. Volò di nuovo sul tetto e cantò. Mamma mi ha ucciso. Papà mi ha mangiato, mia sorella, piccola Marlinken, raccolse tutte le mie ossa. Le legò in un fazzoletto di seta, le pose sotto l'albero di ginepro, kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io. Dopo aver cantato, l'uccello volò lontano verso un mulino, dove il mulino faceva un suono clip-clap, clip-clap. All'interno del mulino, 20 mugnai stavano lavorando, tagliando e tritando. L'uccello si posò su un albero di lime davanti al mulino e cantò: Mamma mi ha ucciso. Un mugnaio smise di lavorare. Papà mi ha mangiato. Altri 2 mugnai ascoltarono. Mia sorella, piccola Marlinken. Altri 4 si fermarono a lavorare. Raccolse tutte le mie ossa, le legò in un fazzoletto di seta. Ora 8 continuavano a tritare. Le pose sotto, ora solo 5 lavoravano. L'albero di ginepro, e ora ne rimase solo uno. Kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io. L'ultimo mugnaio si fermò per sentire l'ultima parte. Uccello, disse, canti così bene. Per favore, cantami di nuovo. No, disse l'uccello, non canterò 2 volte gratis. Dammi la macina, e poi canterò di nuovo. Sì, disse il mugnaio, se fosse solo mia. Potresti averla. Sì, dissero gli altri, se canta di nuovo può averla. L'uccello scese e i 20 mugnai lavorarono insieme per sollevare la macina. L'uccello infilò il collo attraverso il buco, indossando la macina come un collare. Poi volò di nuovo verso l'albero e cantò: Mamma mi ha ucciso. Papà mi ha mangiato mia sorella, piccola Marlinken, raccolse tutte le mie ossa, le legò in un fazzoletto di seta, le pose sotto l'albero di ginepro, kiwit, kiwit. Che bell'uccello sono io. Quando finì di cantare, l'uccello spiegò le ali. Con la zampa a destra teneva la catena, con la sinistra le scarpe, e intorno al collo aveva la macina. Volò lontano verso la casa del padre. Dentro il padre, la madre e Marlinken stavano cenando. Il padre disse: Mi sento così sereno e felice. No, rispose la madre, mi sento così inquieta, come se stesse arrivando una tempesta. Marlinken stava piangendo.
L'uccello volò dentro e si posò sul tetto, e il padre disse: Mi sento così felice. E il sole brilla così bene. È come se stessi per vedere un vecchio amico. No, disse la madre, mi sento ansiosa. I miei denti tremano e sento fuoco nelle vene. Aprì il suo vestito, ma Marlinken continuava a piangere nell'angolo. Allora l'uccello si posò sull'albero di ginepro e cantò: Mamma, mi ha ucciso. La madre si coprì le orecchie e chiuse gli occhi, non volendo vedere o sentire. Ma sembrava una tempesta nelle sue orecchie, e i suoi occhi bruciavano come fulmini. Papà, mi ha mangiato? Oh madre, disse l'uomo, che bell'uccello. Canta così meravigliosamente, e il sole è caldo e profuma di cannella. Mia sorella, piccola Marlinken, Marlinken seppellì la testa tra le ginocchia, piangendo senza sosta. Il padre disse: Esco a vedere l'uccello da vicino. Oh, non andare, lo avvertì la madre. Sento che tutta la casa sta tremando e bruciando. Ma lui uscì e guardò l'uccello, raccolse tutte le mie ossa. Le legò in un fazzoletto di seta, le pose sotto l'albero di ginepro. Kiwit, kiwit, che bell'uccello sono io. In quel momento, l'uccello lasciò cadere la catena d'oro, e questa si posò perfettamente intorno al collo dell'uomo. Tornò dentro dicendo: Guarda questo bell'uccello. Mi ha dato una splendida catena d'oro, ed è così bello. La donna si terrorizzò e cadde a terra e il suo cappello scivolò dalla testa. L'uccello cantò di nuovo: Mamma, mi ha ucciso. Vorrei essere 1000 piedi sottoterra così non dovrei sentire questo. Papà, mi ha mangiato. La donna cadde di nuovo come se fosse morta. Mia sorella, piccola Marlinken. Oh, disse Marlinken, voglio vedere se l'uccello darà qualcosa anche a me, e uscì. Raccolse tutte le mie ossa, le legò in un fazzoletto di seta. L'uccello le lanciò le scarpe. Le pose sotto l'albero di ginepro. Kiwit, kiwit. Che bell'uccello sono io. Marlinken si sentì felice e indossò le sue nuove scarpe rosse, ballando e saltando di nuovo in casa. Oh, disse, ero così triste quando sono uscita, e ora sono così felice. Che meraviglioso uccello! Mi ha dato un paio di scarpe rosse. Beh, disse la madre, alzandosi con i capelli in piedi come fiamme, sento che il mondo sta finendo. Voglio andare a vedere se il mio cuore si sente più leggero. Mentre usciva, l'uccello le lasciò cadere la macina in testa, schiacciandola completamente. Il padre e Marlinken sentirono il botto e corsero fuori. Fumi, fiamme e fuoco si alzarono dal punto. Dopo che tutto fu finito, il piccolo fratello stava lì, prese per mano il padre e Marlinken, e tutti erano molto felici. Tornarono insieme in casa e cenarono. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.